Yamaha YZF R3 2019. La entry level della Yamaha si piazza tra la R125 e la R6. Guidabile con patente A2, attira soprattutto per la linea sportiva e per l'equilibrio generale. La moto risulta abbastanza ospitale e confortevole anche per le persone più basse. L'ampia sella ha un'altezza di soli 780 mm che permette di toccare i piedi in tutta sicurezza. Nonostante l'aspetto schiacci l'occhio verso un'estetica dettata dalle sorelle supersportive più grandi, la seduta è abbastanza comoda e poco caricata. Diciamo che è molto più vicina ad una naked che a una scomoda supersportiva. Visto che i polsi non sono stressati, volendo, si potrebbe percorrere qualche chilometro in più senza troppe difficoltà, anche perché, personalmente, non ho nemmeno riscontrato calore. Questa R3 è molto efficace dunque in città, ma anche nelle curve strette grazie al manubrio largo che permette un controllo quasi totale del mezzo. In autostrada, nonostante sia un 300, diciamo che se la cava abbastanza bene. Il serbatoio è da 14 litri e ha un nuovo design che permette di stringere meglio la moto con le gambe. Inoltre i consumi medi sono intorno a 26 km al litro, che non sono affatto male. Moto entry level, quindi come elettronica si trova solo l'ABS, d'altronde non serve altro. Bella la strumentazione digitale, completa e facile da leggere. Oltre alle informazioni base si trova un comodo contamarce, orologio, temperatura, liquido, raffreddamento e livello carburante. È presente inoltre un tasto sulla sinistra della strumentazione che permette di visualizzare le informazioni sul trip computer, molto utile per annotare, come faccio d'altronde sulla mia, l'ultimo rifornimento e la manutenzione della catena. Nonostante la R3 rispetto alle sue dirette concorrenti non sia la più leggera o potente, riesce a farsi apprezzare per il suo equilibrio generale e facilità di guida. Bastano infatti pochi chilometri per prendere subito confidenza col mezzo e divertirsi. Forcella a steli rovesciati e mono. Hanno una taratura un po' morbida che assecondano bene l'asperità del terreno. Nonostante ciò, gli inserimenti in curva sono abbastanza rapidi. Ovviamente, appena si aumenta un pochino il ritmo, ci ricorda che siamo su una entry level. Ciò si traduce in un leggero affondamento delle sospensioni che comunque non impensierisce più di tanto. In riferimento ai freni, all'anteriore troviamo un disco singolo da 298 mm e una pinza a due pistoncini, mentre al posteriore un disco da 220 mm. Questi freni puntano più sulla modulabilità e non sulla potenza assoluta. Questo permette di avere maggiore feeling col mezzo, soprattutto per i neofiti. Dato inoltre che la moto non richiede molto sforzo fisico per seguire le traiettorie, anche al centro curva si possono effettuare correzioni con relativa semplicità. La Yamaha ha dichiarato un peso in ordine di marcia di 169 kg, spinto da un motore bicilindrico da 321 cm3 e raffreddato a liquido che riesce a erogare 42 cavalli. Il cambio è a 6 rapporti e risulta preciso e morbido. Il feeling del motore non mette mai in difficoltà, anche se per avere un po' più di brio bisogna spingere la lancetta sui 5000 giri.
Ciò è dato dal fatto che il bicilindrico fronte marcia, nonostante sia un motore lineare e molto regolare nell'erogazione, dà il meglio di sé proprio in cool range. Quest'anno ho avuto modo di provare diverse moto, ma dopo la SV 650 XTR che trovate sul mio canale nella playlist Suzuki, solo questa piccola Yamaha è riuscita a divertirmi quasi allo stesso modo. La moto costa 5.790 euro franco concessionario e le principali concorrenti sono Kawasaki Ninja 300 o 400, KTM RC 390 e Honda CBR 300. Carena aggressiva, codone affilato e rialzato, strumentazione completa rendono questa piccola R3 una moto particolare. Una volta sceso mi ha ricordato tanto quel segmento ormai un po' dimenticato, cui fa parte ad esempio la CBR 600F, ovvero moto dalle linee sportive ma che non sono stancanti ed esasperate come le supersportive RS Replica. Moto intelligenti che permettono di godersi gli spostamenti senza troppe difficoltà, facendo anche attenzione all'estetica. Ho trovato un po' troppo lunga la corsa dell'acceleratore e le sospensioni forse un pochino troppo morbide, ma nel compenso mi sento di consigliarle ai neofiti di entrambi i sessi, non solo per la semplicità generale del mezzo, ma anche per il baricentro basso. Grazie infatti alle quote ciclistiche neutre, questa Yamaha R3 risulta agile nel traffico, ma allo stesso tempo comoda per qualche spostamento magari medio. In conclusione, ringrazio la concessionaria Motus Vivendi per avermi proposto questo test ride e a te per la visualizzazione, che spero ti possa risultare utile per un futuro acquisto o comunque soddisfacente come risposta a qualche curiosità. Ricordati di iscriverti al canale, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato, di lasciare un like, ma soprattutto di scrivere un commento per farmi sapere la tua opinione. Per aggiornamenti vari mi trovi soprattutto su Instagram e Facebook, ti lascio i link in descrizione. Alla prossima!